Un chitarrista mi ha portato uno strumento che ha acquistato online, è una chitarra usata che dovrò controllare e settare. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Sembrerebbe una Strato, che però diventa Epiphone. È una chitarra che dovrebbe risalire agli anni 90, sembrerebbe tenuta anche abbastanza bene. Abbiamo la tastiera in acero, satinata, ha la paletta inclinata a differenza delle Strato tradizionali. Poi andremo a vedere cosa ci sarà sotto i pick-up, l'elettronica, vediamo se funziona. Prima di tutto il ponte è a 2 pivot, ma qui sembra che sia stato messo mano. È una made in Corea. Sicuramente nel tempo questo ponte ha avuto dei problemi perché è stato rinforzato nel retro con dei ciondoli di legno, però l'intervento non sembra sia essere stato efficace. Il manico in acero con la classica giunta nella parte dove si va a inclinare la paletta. Portiamola nel banco del setup. Le meccaniche sembrano in buone condizioni, hanno ancora la frizione integra, completamente integra. Hanno una buona viscosità. Questo capotasto sembrerebbe in plastica, non credo sia l'originale perché è leggermente più stretto della tastiera, probabilmente è stato sostituito. La chitarra sembra sia stata poco suonata perché i tasti sono poco incisi e ancora sufficientemente alti e non sembrano sia stati sostituiti nel tempo. Non c'è la fresata delle truss rod nel retro, ma abbiamo la tastiera riportata, quindi la fresata viene fatta da sopra. L'elettronica funziona ed è un buon segno, fa qualche rumorino il selettore e appena i potenziometri, ma secondo me è sufficiente una semplice pulizia. Scrivetemi nei commenti se avete qualche informazione su questa chitarra, se l'avete provata, se vi è piaciuta e tutte le vostre considerazioni sull'esperimento Gibson versione Strato. Anche le sellette non presentano segni di corrosione. Acero americano, non è scritto alcuna data, non c'è scritto niente. È stata messa una zeppa con della colla per ripristinare l'inclinazione con il ponte. Il body è in multistrato, in quegli anni si usava spesso questo tipo di soluzione. Questi sono i suoi pick-up originali, sono ceramici. Abbiamo i potenziometri del tono, il volume, il selettore, il circuito sembrerebbe totalmente originale. Il vano dell'elettronica non è schermato e gli scassi dei pick-up sembrerebbe quasi una lavorazione semimanuale. Un riporto di ebano. Hanno messo dei ciondoli in legno, ma sono troppo piccoli, infatti guarda, si staccano in un attimo e qui si vede la femmina del pivot. L'ideale è robustire questa zona qua. Ha queste due fresature molto pronunciate, quindi noi andremo ad aggiungere del legno in questa zona. Ecco, addirittura viene via mano.
Il cliente solitamente utilizza le 942, ma in questo caso, visto che la chitarra è un po' datata e le prestazioni potrebbero non essere ottimali, montiamo le ibride 946 così abbiamo un po' più di sicurezza nei bassi. La chitarra ha una tastiera molto piatta, il radius addirittura è un 16. Ho voluto creare questa mascherina che non è la sua originale, però almeno andiamo a coprire ed esteticamente abbiamo un lavoro più pulito. I pick-up sono abbastanza freddi, questi pick-up ceramici sono molto potenti, io non li terrei troppo vicini alle corde per evitare che saturino velocemente. E hanno anche poca dinamica perché al tocco partono già a un livello alto di volume. Con l'intervento che ho appena effettuato lo strumento è più che utilizzabile, poi sarà il cliente a decidere se investire su altre customizzazioni come ad esempio il capotasto o la schermatura dell'elettronica o la sostituzione dei pick-up per ottenere suoni più moderni e versatili. Dal punto di vista dei materiali e delle prestazioni non si può paragonare a chitarre di fascia più alta o di costruzione più recente, sicuramente non brilla in prestazioni, tuttavia rimane uno strumento interessante e unico proprio perché incarna una precisa epoca e stile. Ed è uno strumento che mi piacerebbe possedere appunto perché mi ricorda gli anni in cui ho iniziato a suonare la chitarra. Se vi piacciono questi tipi di contenuti mettete un like ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Fatemi sapere nei commenti un parere su questo strumento e sugli strumenti in generale realizzati negli anni 90. Un saluto a tutti, ciao!